Bastardi senza gloria non ti frega con i colpi di scena, ti frega con i dettagli, con una parola detta nel modo giusto, con una pausa di troppo, con un gesto minuscolo che qui diventa decisivo. Tarantino costruisce ogni scena come una trappola elegante. La tensione non esplode, è già lì. Spesso non passa dall'azione, ma dalla lingua. Chi parla, come parla e chi capisce davvero cosa sta succedendo. In questo video lo ripercorriamo dall'inizio alla fine per scovare i dettagli che cambiano il modo in cui guardi ogni confronto. Il film non si apre con un logo classico, ma con un titolo scritto a mano, irregolare, quasi grezzo. Non è una grafica qualsiasi, è la calligrafia originale di Quentin Tarantino, presa direttamente dalla sua sceneggiatura. È come se il film iniziasse firmandosi. Prima ancora della storia, Tarantino ti dice che non stai per guardare una ricostruzione storica, ma un racconto personale, manipolato, riscritto. La storia qui non verrà rispettata, verrà usata. Il film è diviso in capitoli e il primo si intitola C'era una volta nella Francia occupata dai nazisti. È un richiamo diretto al cinema di Sergio Leone e al suo modo di raccontare il mito più che la realtà. Tarantino usa quella formula per dirti che questa non sarà una lezione di storia, ma una favola crudele. E come in tutte le favole, il finale non deve per forza essere realistico, deve essere giusto. La fattoria sembra normale, ma la regia ti prepara già all'assedio. Prima ancora che arrivino i tedeschi, Tarantino ti fa respirare l'ambiente, i rumori, gli spazi. È un modo per fissare l'idea di casa, di quotidiano, di sicurezza. Quando poi la colonna entra in campo, l'effetto è più violento proprio perché non hai saltato nulla. E in più la geografia della scena è chiarissima. Porta, tavolo, pavimento, scala, finestre. È come se ti stesse dicendo che questa non sarà una scena parlata, ma una scena dove ogni metro quadrato conta. Hans Landa entra con modi gentili, ma il suo potere sta nel ritmo. Non parla di fretta, non alza mai la voce, si prende il tempo di far sedere tutti dove vuole lui. Il dettaglio è che non sta cercando informazioni, sta imponendo una coreografia. Ogni passaggio è una micro-autorità, spostarsi, sorridere, aspettare una risposta, cambiare argomento. E più la Padit cerca di restare normale, più il film ti fa sentire che la normalità non esiste più. Il terrore qui è amministrativo, non fisico, e funziona proprio perché sembra educazione. Il latte non è solo una bevuta, è un segnale di controllo della casa. Landa si fa offrire latte e lo trasforma in rituale. Lo assaggia, lo guarda, lo fa diventare parte del dialogo. Non è importante il simbolo in astratto, è importante l'uso pratico. Lui prende qualcosa che appartiene alla quotidianità della fattoria e lo mette al centro della scena. Così la casa non è più di La Padit, è già territorio di Landa. E il fatto che lo faccia con calma, quasi con piacere, ti dà quella sensazione precisa di qualcuno che si sente intoccabile. Il cambio di lingua è il vero colpo di scena della sequenza. Quando Landa chiede di passare all'inglese non è per comodità, è un'arma. Sopra il tavolo è una conversazione, sotto il pavimento è una condanna. Il film non te lo spiega con una frase, te lo fa capire con la situazione. Chi è nascosto non può seguire il cambio, quindi perde la minima possibilità di interpretare ciò che sta accadendo. E tu spettatore ti ritrovi dalla parte di chi capisce, quindi vivi una colpa strana, capisci troppo, ma non puoi fare nulla. Landa non scopre i Dreyfus, li mette in scena. Il dettaglio è che la tensione non nasce quando ordina di sparare, nasce quando chiede alla Padit di confermare a parole ciò che ormai è già deciso. La Padit non è solo un uomo che cede, è un uomo costretto a partecipare al proprio tradimento. E Tarantino insiste su questa cosa. La confessione non serve a Landa, serve a rendere la Padit responsabile. È un tipo di violenza che rimane addosso più dei proiettili. E quando poi la casa esplode di colpi, tu hai già sentito il peggio. Quando Shoshana fugge dalla fattoria, l'inquadratura la mostra mentre attraversa una porta e corre verso il campo aperto. È una composizione che richiama direttamente Sentieri selvaggi di John Ford, l'idea della porta come confine tra un mondo che si chiude e un esilio che comincia. Qui funziona allo stesso modo. Shoshana non sta solo scappando, sta uscendo da una storia in cui era una vittima per entrare in una storia che proverà a controllare. Tarantino appare nel film in due modi diversi, entrambi invisibili se non lo sai. Interpreta un soldato nazista già morto, ucciso fuori scena dai bastardi, e presta la sua voce a un soldato americano durante la proiezione di Stolz der Nation. È un dettaglio curioso, ma anche coerente. Tarantino non entra mai davvero in scena, resta sempre ai margini, come se volesse controllare il film senza farsi vedere. La presentazione di Aldo Rain non è eroica, è minacciosa. La regia lo introduce come un leader che non ha bisogno di alzare la voce, ma che sa usare la paura come strumento. Il dettaglio è l'idea della divisa come bersaglio. Lui non dice uccidiamo i nazisti, dice li riconosciamo. È un concetto pratico, quasi burocratico, ma dentro c'è la logica del film. L'identità è tutto. E da quel momento ogni scena diventa una caccia all'identità vera, non all'uniforme. È un inizio che ti chiarisce cosa sono i bastardi. Non un esercito, ma una strategia.
Il narratore entra solo quando serve a fissare un fatto. La voce fuori campo non aggiunge emozione, ma autorità, chiarisce un'informazione e poi scompare, lasciando la scena tornare subito alla tensione. È un trucco di ritmo che permette al film di muoversi tra favola e realtà senza perdere controllo. Nella versione originale, quella voce è di Samuel L. Jackson, una presenza ricorrente nel cinema di Tarantino, usata qui come garante del racconto. The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. La scena dell'orso ebreo costruisce paura senza mostrare nulla per minuti. Prima arrivano i suoni, i passi, le reazioni dei soldati. Tarantino ti costringe a immaginare. Quando Donowitz appare, la violenza non è una rissa, ma un rituale. Tempi controllati, parole ridotte al minimo, dominio totale della scena. La vittima non è solo il soldato tedesco, ma l'illusione di avere ancora controllo o status davanti ai bastardi. Quando Donnie Donowitz colpisce il soldato tedesco con la mazza, chiude la scena con una frase chiarissima. Ted Williams non viene citato a caso. È l'icona del baseball di Boston, il mito sportivo americano per eccellenza. Tarantino trasforma quel riferimento in qualcosa di disturbante. La mazza, simbolo di sport e spettacolo, diventa un'arma di guerra. Non è solo violenza, è l'immaginario americano che viene piegato e usato come vendetta. Durante la scena dell'orso ebreo, una foglia resta appoggiata sul petto di Wiki. Molti l'hanno letta come un richiamo visivo alla stella di David con cui gli ebrei venivano identificati. Il dettaglio arriva proprio mentre i bastardi parlano di riconoscere i nazisti dall'uniforme. Eli Roth ha confermato che l'immagine fu notata durante la produzione e volutamente mantenuta nel film. L'idea dell'identificazione forzata si ribalta e diventa vendetta. Nel flashback dedicato a Stiglitz, le uniformi degli ufficiali sono crivellate di colpi, mentre lui è completamente pulito. Questo suggerisce che quelle divise siano state prese dopo, non durante uno scontro a fuoco. Stiglitz non combatte a distanza. Arriva vicino, usa il coltello, colpisce in silenzio. Stiglitz non è un soldato, è un assassino metodico. 4 anni dopo la fuga dalla fattoria, Shoshana vive a Parigi sotto falsa identità. Il cinema è la sua copertura. L'arrivo di Friedrich Zoller introduce subito il tema della propaganda. È l'eroe di guerra celebrato dal Reich e protagonista di Stolz der Nation, costruito sul modello de Il sergente York. Qui però il mito è rovesciato. Non un uomo trascinato in guerra, ma un simbolo creato a tavolino. Shoshana, per sopravvivere, deve restare invisibile. La conversazione con Zoller è un esempio di potere mascherato da gentilezza. Lui è un eroe per il Reich, ma nel dialogo cerca spazio, attenzione, controllo. Shoshana non lo respinge mai in modo netto, perché non può. Resta nel territorio del sorriso educato e della cortesia, e questa gabbia sociale diventa tensione pura. Il pericolo non è una pistola, è l'etichetta. Questo dialogo diventa così teso perché Lillian Harvey non è un nome neutro. Era una vera star del cinema tedesco che lasciò la Germania nazista alla fine degli anni 30 e divenne una figura scomoda per il regime. Sentire quel nome, in quel contesto, rompe la finzione mondana della conversazione e la trasforma subito in una questione ideologica. Quando Landa entra nel cinema e ordina lo strudel per Shoshana, non sta scegliendo un dolce a caso, è un test. Insiste perché aspetti la panna e controlla ogni passaggio. Nella tradizione ebraica non si possono mescolare latte e carne, e lo strudel, anche se di frutta, veniva spesso preparato con grasso animale. Landa non dice nulla, ma osserva, decide lui tempi e gesti, e quando spegne la sigaretta nel dessert, chiude il gioco. Nessuno lo mangerà più. Come alla fattoria all'inizio del film, la scena sembra tranquilla, ma è una casa sotto assedio, e Shoshana lo sa. Il coltello del sergente Stiglitz porta inciso il motto «Il mio onore si chiama lealtà». Non è una frase inventata, era lo slogan ufficiale delle SS. Tarantino lo mette sull'arma di un uomo che uccide ufficiali nazisti uno a uno. È un ribaltamento totale. La lealtà proclamata dal regime diventa lo strumento della sua distruzione. Hickox viene smascherato per un dettaglio minuscolo. Quando chiede 3 bicchieri, alza indice, medio e anulare. In Germania, però, il 3 si conta con indice, medio e pollice. È un errore culturale impercettibile, ma fatale. Hellstrom lo nota subito. In quella stanza non serve una pistola, basta una mano. Bridget non sbaglia quasi nulla, ma capisce subito che qualcosa è andato storto. Quando Hickox fa quel gesto, il suo sguardo cambia per un attimo. Non dice nulla, resta nel piano, anche sapendo che può esplodere tutto. È una spia che si muove nel terrore e lo maschera con disciplina. E quel micro istante ti avverte che la scena è già persa. Dopo la strage nella taverna sopravvive solo l'informatrice e i bastardi la portano da un veterinario. Se guardi bene lo sfondo, nelle gabbie dietro di loro si intravedono 2 cani senza vita. In una versione più lunga della scena, poi tagliata, i bastardi avrebbero intimidito il veterinario minacciando di uccidere i suoi cani per costringerlo a curare la ragazza. Tarantino ha eliminato quella parte per una ragione precisa. Spingersi fino a quel punto avrebbe reso i bastardi irrecuperabili agli occhi dello spettatore. Il 5° capitolo si apre con Shoshana che si prepara per la premiere.
Davanti allo specchio prende il rossetto e se lo sfrega sulle guance come fosse vernice. È un gesto che richiama direttamente le sequenze di preparazione dei film di guerra, quando i soldati si mimetizzano prima della battaglia. Quando Aldo finge di essere italiano, non sbaglia solo l'accento, sbaglia il corpo, spinge la mascella in avanti, parla in modo innaturale, come se stesse indossando una maschera troppo grande. Brad Pitt si è ispirato volutamente a Marlon Brando ne Il Padrino. Il risultato è volutamente caricaturale e funziona perché rende evidente che Aldo non sa recitare. Enzo Gorlomi. Aldo si presenta come Enzo Gorlomi, ma il nome non è casuale. È una storpiatura di Enzo Girolami Castellari, regista di quel maledetto Treno corazzato, uscito all'estero proprio con il titolo Inglourious Basterds. Tarantino sta citando apertamente il cinema di guerra italiano che ha ispirato il suo film. Tra l'altro in questa scena Castellari fa un cameo. E non solo, nella scena viene citato anche Antonio Margheriti, uno dei registi italiani più amati da Tarantino. La scarpa diventa una prova fisica. Landa la prende e la fa provare a Bridget come in una versione malata di Cenerentola. Questo è un controllo brutale. Trasforma un oggetto personale in un'arma. Non servono minacce. Il test è già una violazione. Quando poi Landa la strangola, Tarantino insiste sulle mani. E quelle mani sono proprio di Tarantino. Le porte del cinema vengono sigillate e dietro lo schermo scatta l'attacco. Mentre il fuoco si diffonde in sala, sullo schermo appare Shoshana che parla direttamente ai nazisti. Questa è una dichiarazione di condanna. Il dettaglio è la lingua. Shoshana parla in inglese sapendo che molti in sala non capiranno. È lo stesso ribaltamento dell'inizio del film, quando lei non capiva Landa e non sapeva di stare per essere uccisa. Qui le parti si invertono. Secondo quanto raccontato, l'idea di usare l'inglese venne proposta dalla stessa Melanie Laurent per rendere la scena ancora più crudele e definitiva. Stolz der Nation non è solo un film di propaganda. Tarantino lo costruisce come un concentrato di iconografia nazista portata all'eccesso, inquadrature eroiche, simboli martellanti, immagini pensate per imprimersi nella mente. La svastica composta dai proiettili è l'esempio perfetto. Anche quando scompare nell'inquadratura successiva, l'idea resta. È propaganda che funziona proprio perché non chiede di essere capita, vuole solo essere ricordata. Il finale con Landa non è solo punizione, è marchio. Aldo incide la svastica e la chiama il mio capolavoro. Il dettaglio è che non è una battuta da duro, è la filosofia pratica dei bastardi, rendere l'identità indelebile. Come all'inizio i nazisti marchiavano chi volevano riconoscere, qui il marchio si ribalta. E Tarantino chiude così, non con una morale, ma con una firma. Un gesto definitivo, brutale, impossibile da cancellare. E ti lascia con un'ultima sensazione netta. In questo film nessuno esce davvero pulito, neanche chi vince. Bastardi senza gloria è un film che non ti colpisce solo per quello che mostra, ma per come lo mostra. Ogni scena è un gioco di controllo, ogni dialogo è una trappola, ogni dettaglio ha un peso preciso. Rivedendolo ti accorgi che molte cose erano già decise molto prima che partisse la violenza, ed è proprio questo che lo rende ancora così potente. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e dimmi nei commenti quale dettaglio ti ha colpito di più. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video.